Può diventare un calciatore da 100 milioni di euro e da Real Madrid. Così ne ha parlato la gente che lo ha scoperto in Argentina da bambino e che poi lo ha portato in Italia, dove oggi è un grande talento in rampa di lancio. È uno dei soli 4 calciatori nati dal 2005 in poi ad aver già firmato almeno 2 gol e 2 assist nei 5 maggiori campionati europei. Gli altri sono Croupi de Lorient, un gran giocatore come Zaire Emery del PSG e infine Tell del Bayern Monaco. Tra questi giovanissimi talenti pronti ad esplodere brilla anche il nome di un gioiello di proprietà dell'Inter. Si tratta di Valentin Carboni che oggi gioca nel Monza e sta cominciando a mettere in mostra le sue grandi qualità. Oggi parliamo di lui in questo nuovo episodio. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti. Vi invito a lasciare subito un mi piace e se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic subito sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro canale e ci state aiutando a crescere sempre di più. Parliamo di Valentin Carboni, un gioiello nato il 5 marzo 2005 a Buenos Aires in Argentina, gioca a calcio fin da piccolo, respira calcio fin da piccolo, ne parlano tutti come di un ragazzo molto tranquillo e che vive proprio per il calcio, che parlava di tattica già da giovanissimo. Si mette in mostra in un importante settore giovanile argentino, prima quello del San Lorenzo, poi del Lanús soprattutto, da dove spicca il volo e poi arriva in Italia, al Catania per la precisione, lo fa insieme al fratello Franco Carboni, anche lui oggi di proprietà dell'Inter, nello stesso Catania tra l'altro in cui aveva giocato anche il loro papà Ezechiel, che forse qualcuno di voi ricorderà. Nel 2020 lo rileva l'Inter, lo aggrega alla primavera e fin da subito se ne parla davvero un gran bene, si mette in mostra come uno dei talenti più interessanti sicuramente, fino ad arrivare a meritare uno spazio anche in prima squadra, con Inzaghi che piano piano lo aggrega, comincia a farlo crescere insieme anche agli altri giocatori della prima squadra e nel 2022, l'anno in cui compie 17 anni, arriva anche la gioia del doppio esordio, prima in campionato contro la Roma e poi anche in Champions League addirittura contro il Bayern Monaco. Sempre nel 2022, nello stesso anno, il Guardian, un importante quotidiano inglese, lo inserisce anche nella lista dei migliori calciatori al mondo tra i talenti nati nel 2005, una lista che di anno in anno mette in mostra i migliori talenti al mondo. Ebbene, nel 2022 c'è proprio anche il nostro Valentin Carboni. In tutto questo l'Italia prova anche a convincerlo a vestire la maglia azzurra e anzi gli fa anche lo mette anche in mostra con una decina di presenze con l'Under 17, poi però nel 2022 arriva la chiamata della nazionale argentina, ma soprattutto la chiamata della nazionale maggiore argentina e allora comincia a respirare l'aria della selezione, decide quindi di aggregarsi al biceleste e Scaloni quindi lo include addirittura nella lista dei preconvocati per il mondiale in Qatar che poi l'Argentina andrà a vincere. Lui al mondiale non va, chiaramente non c'è nella spedizione vincente di Messi e compagni, si ritaglia però uno spazio importante in un altro mondiale, quello Under 20, sotto la guida di Javier Mascherano e lo scorso maggio in questo mondiale, in questo torneo si mette in mostra anche con un gol importante. Anche in Argentina quindi c'è una grande considerazione attorno a questo talento che in estate l'Inter ha deciso di valorizzare mandandolo in prestito al Monza con l'obiettivo però di non perderne il controllo e anzi di riportarlo poi presto alla base. Infatti prima di girarlo in prestito secco senza opzioni di acquisto in favore del Monza arriva anche il rinnovo del contratto proprio per blindare il giocatore. A Monza che succede? Come va? A Monza trova con Palladino secondo me l'ambiente giusto perché è una squadra che dopo le turbolenze dell'inizio della scorsa stagione è cresciuta molto grazie alla guida di Palladino, si muove in un contesto di un 3-4-2-1 con una vocazione al possesso palla e soprattutto una vocazione offensiva con tanto lavoro affidato ai trequartisti e lui diciamo che qui ci va a nozze perché si posiziona alle spalle della punta dove è un po' soprattutto il suo ruolo, almeno per il momento, e poi tra poco ne parliamo, ma ha tanta possibilità di svariare e di muoversi, quindi su tutto il fronte offensivo e su tutta la zona d'attacco. Inizialmente fatica un po' a trovare spazio, anche perché comunque il salto dalla primavera, anche se aveva assaggiato la prima squadra dell'Inter, passare poi al contesto della Serie A, dover incidere in Serie A, non è semplicissimo e quindi deve un po' faticare, c'è anche un piccolissimo problema fisico che lo limita un attimo, ma poi comincia a farsi vedere. Arriva anche il primo gol tra i professionisti, arriva addirittura contro la Juventus in quella partita
partita un po' particolare in cui pareggia allo scadere, ma poi la Juventus trova anche il gol vittoria al 97esimo. Speriamo possa essere un segno del destino, ecco, che un talento interista va a segnare il proprio primo gol tra i professionisti proprio contro la Juventus. Da lì comincia ad ingranare sempre di più, approfitta anche della squalifica del Papu Gomez e dell'infortunio di Caprari, comincia a trovare sempre più spazio e l'ultima gara che lo ha, diciamo portato ulteriormente, alla ribalta delle cronache, mettiamola così, è lo scontro, tra l'altro una sorta anche di derby d'Italia contro il Frosinone di Soulé, talento invece di proprietà della Juventus, dove vince il Monza di Valentin Carboni con un gol e un assist proprio del nostro talento argentino. Quindi comincia a farsi vedere. Galliani addirittura, che di talento, comunque di giocatori ne ha visti tanti, al Monza ne parla come un progetto di campione, e sentendo parlare gli addetti ai lavori di Monza si vede proprio che in virtù anche dei buoni rapporti con l'Inter comunque c'è voglia di valorizzare un giocatore e sono consapevoli di essere di fronte ad un diamante da poter lavorare, e in generale quindi c'è una grande considerazione di poter essere di fronte ad un potenziale giocatore vero, senza sbilanciarsi troppo, perché non è il caso. Giocatore longilineo, perché è alto 1,85 m, anche piuttosto magro, anche se sta mettendo su la struttura per giocare a questi livelli. Sinistro di piede, in questo momento è un trequartista, seconda punta, è stato impiegato un po' anche da esterno offensivo all'occorrenza, ma è soprattutto lì, deve gestire il pallone, deve avere la possibilità di incidere nella zona calda del campo. Devo dire però, come accennavo anche in apertura, che proprio l'agente Luca Nigriello, colui che l'aveva visto crescere, diciamo così, che lo racconta da tempo, dice che a suo modo di vedere, avendo anche una grande gamba, potrebbe diventare un top anche da mezzala, secondo lui, visto che al San Lorenzo era partito da centrocampista e spesso poi avanzava anche palla al piede. E proprio lui, proprio Luca Nigriello, ai microfoni di TV Play, aveva detto che può diventare un giocatore da 100 milioni di euro e da Real Madrid. Non lo sappiamo, vediamo, ci fidiamo di quello che è il suo giudizio. Per il momento è un giocatore dell'Inter, ma in prestito al Monza, con qualcuno che in queste ore sostiene addirittura che l'Inter starebbe valutando proprio la possibilità di riportarlo subito a Milano, facendo partire Alexis Sanchez e quindi sostituendo il cileno con un proprio giocatore di proprietà. Alcuni tifosi, da quello che ho letto nei commenti, sognano addirittura questo scenario. Personalmente la vedo un po' dura, la vedo complicata. Penso anzi che chiudere la stagione al Monza, continuare a crescere al Monza in questo campionato possa essere la soluzione migliore per lui, per questo giocatore. Dalla prossima stagione però uno spazio in rosa all'Inter potrebbe anche ritagliarselo, secondo me sarebbe interessante, perché di giovani da poter crescere in casa per me ce n'è bisogno, considerando anche i tanti impegni che ci saranno tra campionato, la Super Champions con più partite, il mondiale per club e anche la fine del decreto crescita che impone di guardare anche un pochino di più in casa propria. E tra poche ore, rispetto al momento in cui sto registrando questo contenuto, si giocherà a Monza-Inter e quindi Valentin Carboni dovrebbe essere titolare, affrontando la squadra che detiene il controllo del suo cartellino. Nell'Inter invece Inzaghi deve fare i conti con qualche giocatore non al top, per esempio Dumfries, e un po' di ragionamenti da fare in vista della Supercoppa italiana, quindi davanti a Sommer dovrebbero esserci Pavard con De Vrij in ballottaggio con Acerbi, Bastoni a sinistra, sulle fasce Darmian a destra e Di Marco che torna dal primo minuto a sinistra. C'è un po' di discussione attorno al centrocampo, perché sembrava che Frattesi potesse superare Barella, invece in questo momento sembra che Barella possa riprendersi il proprio posto, lo scopriremo solo nelle ultime ore. Çalhanoğlu e Mkhitaryan a completare il reparto. Dovesse giocare Frattesi, anzi ne parlo tra poco, in attacco ovviamente Lautaro e Thuram. Pochi dubbi sul fatto che Inzaghi scelga loro due lì davanti. Dicevo però del centrocampo. Per Frattesi ci ho sperato per qualche ora, perché per lui sarebbe un'occasione molto importante. Tra l'altro è uno degli ex di questa partita. Sarei stato curioso di vederlo magari proprio insieme a Barella e non eventualmente al suo posto, come diciamo da tanto tempo, ma mi sarei accontentato comunque di vederlo. Poteva essere anche una scelta interessante, secondo me, che poteva darci delle indicazioni su una partita differente a livello di approccio da parte di Inzaghi, soprattutto però considerando che ultimamente con Darmian lì da quinto è venuta a mancare un po' la spinta offensiva sulla fascia. Immaginavo che Frattesi si sarebbe potuto incaricare di andare ad attaccare di più la profondità, approfittando del lavoro degli attaccanti che vengono incontro e permettendo a Darmian di rimanere un pochino più bloccato. Vedremo nelle ultimissime ore quello che sceglierà Inzaghi.
come detto Barella però in questi momenti sta riprendendo quota e potrebbe essere di nuovo titolare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa formazione per la partita contro il Monza, se siete d'accordo con le scelte di Inzaghi o avreste cambiato qualcos'altro. Io trovo giusto sinceramente far rifiatare un attimo Acerbi e speriamo che De Vrij risponda presente, ma soprattutto fatemi sapere di Valentin Carboni, che cosa ne pensate, se lo avete visto giocare, monitoriamolo in questa partita, teniamolo d'occhio nel corso di questa stagione. Voglio sapere se per voi è già pronto per l'Inter oppure ha bisogno di giocare ancora con continuità. Aspetto i vostri commenti e vi aspetto nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Se vi va di entrare a far parte della nostra splendida community, ci vediamo lì per condividere insieme l'amore per l'interismo, tanti contenuti, una grande community di tifosi da tutto il mondo, www.passioneinter.club. Mi raccomando, vi aspetto lì. Nel frattempo vi lascio con un altro contenuto che trovate in podcast per chi ci sta trovate in descrizione, scusate, per chi ci sta ascoltando in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.